Let's go, let's go, let's go. I'm sorry that your plane has been delayed. Pronti per l'imbarco. Amici del canale, oggi ci troviamo a Varsavia. Siamo fuori dal nostro hotel Ibis Stare Miasto e adesso andiamo alla scoperta del centro. Il sole sta tramontando e non ci resta che andare alla scoperta di Varsavia, che a quell'ora diventa magica. Prima sera a Varsavia, stiamo camminando verso il centro. Alle nostre spalle è il Palazzo di Giustizia che ospita anche la Corte Suprema ed è formato da una serie di colonne. In alto è posto il simbolo della bilancia che da sempre è un simbolo di giustizia. Questo monumento è simbolo della resistenza e della tenacia del popolo polacco che durante la seconda guerra mondiale a testa alta è riuscito a rialzarsi. La sera il centro storico si accende di luce e di vita ed è un piacere girare per le vie della città. Entriamo nella chiesa della Madonna delle Grazie, situata nella città vecchia di Varsavia. Fondata nel XVI secolo, è stata abbattuta nel 1944 a seguito della Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruita negli anni 50. In pochi passi raggiungiamo la piazza del castello. Qui ogni luce ha il suo compito ed ogni palazzo è illuminato. E il risultato è quello di un'atmosfera magica. Camminando mi è venuto il languorino. Perché non ci fermiamo in quel caffè? Amo. Cosa stai mangiando? Stavo mangiando un muffin, molto buono. Cioè, io lo porto a vedere i mercatini e non mi mangio i muffin. Caffè nero, se volete fare una pausa, caffè nero. Allora, noi stiamo camminando per il centro di Varsavia e io, Maritino, che è un porcellino, si è mangiato un muffin enorme e sta continuando a ruminare. Caffè nero, caffè, per me, il numero uno. The next day. Secondo giorno a Varsavia e anche con la pioggia non ci ferma niente. Ci troviamo fuori dal Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia. Questo imponente edificio in stile neoclassico è stato voluto e costruito da Stalin. È stato un regalo per il popolo polacco, anche se al popolo polacco ricorda un periodo non tanto bello della loro storia. Noi ci eravamo stati 2 anni fa, era estate e c'era il sole, l'effetto era sicuramente diverso, però anche con queste nuvole ha il suo fascino. È possibile visitarlo al suo interno, è possibile salire sul terrazzo panoramico e vi porteremo con noi. Il Palazzo della Scienza e della Cultura emerge maestoso nello skyline di Varsavia. Simbolo tangibile della storia e della modernità della città, domina il panorama urbano. E adesso andiamo a scoprirlo al suo interno.
Oltre alla salita alla terrazza panoramica è possibile prenotare un tour guidato che vi porterà all'interno del palazzo per scoprire i magnifici interni e le conference room degli anni 50. Il costo del biglietto è di 45 zloty, che sono all'incirca 10,20 €, sia per il tour guidato e la visita alla terrazza panoramica. Invece se volete solo salire alla terrazza panoramica il costo è di 22 zloty. Considerate di dividere per 5, quindi un 5 € a testa. Durante il tour abbiamo scoperto i bellissimi interni del palazzo, sale da ballo con le particolari lavorazioni in legno, importanti sale del congresso dove sono state prese le decisioni più importanti per Varsavia negli anni 50. Le maestose scale in marmo e i soffitti a cassettoni esaltano l'importanza di questo luogo, nel quale si svolgevano gli eventi mondani più in della città. Vi svegliamo un piccolo segreto, anche i Rolling Stones hanno cantato nella famosa sala congressi del palazzo. Ok, il tour è finito e adesso prendiamo l'ascensore che in 19 secondi ci porterà al piano. Siamo sulla terrazza panoramica del 30° piano del Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia. Se siete fortunati e trovate una giornata soleggiata potete ammirare tutto lo skyline di Varsavia. Giusto per la caccia. Noi eravamo già stati sulla terrazza 2 anni fa, era estate quindi c'era una giornata bellissima, devo dire che anche così è molto suggestivo, peccato per l'aria, ma copritevi bene se venite in questo periodo. Vi lasciamo di seguito qualche clip della nostra salita estiva. Con i suoi 237 metri, il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia è il monumento più alto della Polonia. Negli anni 50, quando venne posto l'orologio sul palazzo, fece diventare questa costruzione il secondo orologio più alto d'Europa. Amo, guarda, c'è il posto per gli adesivi! E quindi non poteva mancare il nostro! E ci siamo anche a Varsavia, se passate di qui, taggateci! The next morning. Siamo pronti per andare a vedere Varsavia. Terzo giorno in Varsavia, ora una buona colazione. Oggi non ci fermiamo a farla in albergo, ma andiamo a farla qui a un barettino, è una caffè, si chiama Green Caffè Nero, è una sorta di Starbucks molto buono, un caffè come piacciono ai italiani. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire that I love. Stiamo entrando all'interno della città vecchia. Quindi stiamo passando per i Barbacani, le vecchie mura della città. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be. Il Barbacane è uno dei punti più affascinanti di Varsavia, è un luogo che fa da nesso tra la parte della città vecchia
e la città moderna. Questo antico bastione faceva parte delle mura della città e percorrendo la strada al suo interno si arriva fino alla piazza del mercato. Il Barbacane è composto da due muri, il muro nuovo e il muro vecchio. Erano stati edificati a protezione della città e tra i due muri si può fare una passeggiata rilassante. Insomma, se volete provare a entrare in una favola potete venire qua al Barbacane, uno dei posti più romantici di Varsavia per scattare una foto e darsi un bacino. In the Caribbean, yeah. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Purtroppo la situazione geopolitica attuale non ci permette di far volare il nostro drone. È stata posta la restrizione su tutto lo spazio aereo. YouTuber allo stato avanzato. Days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that. Il centro storico di Varsavia, in polacco Stare Miasto, è il punto più antico della città. Si può pensare alla città vecchia come una affascinante fenice risorta dalle sue ceneri dopo i bombardamenti che l'hanno rasa al suolo della seconda guerra mondiale. One shift later. La successiva ricostruzione. Later. Approximately 10 hours later. La sua successiva ricostruzione fu così accurata da permetterle di aggiudicarsi il titolo di patrimonio UNESCO dell'umanità. Questa è la piazza del Mercato Vecchio e vi consigliamo di partire da qui alla scoperta di questa meravigliosa città. Nel mezzo della piazza del mercato troviamo una fontana dedicata a una sirena. La leggenda narra che la sirena, riposandosi sulle rive del fiume, rimase impigliata alle reti dei pescatori. Un mercante la imprigionò e un giovane, sentendo il grido della sirena, con i suoi compagni andò a liberarla. La sirena, raffigurata con spada e scudo, oggi rimane il simbolo di protezione della città. E dalla piazza del mercato con due passi ci spostiamo verso il Palazzo Reale. Questa via è piena di locali e di negozi di souvenir. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky. E anche qui io non vengo affascinata da... Questa? Dai, scendi, vieni giù che è alto. Vieni giù che ti fai male. By the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. Ci troviamo nella piazza del castello e questa piazza unisce la città vecchia alla città nuova. Al suo centro troviamo una statua in cima all'obelisco dedicata al re Sigismondo che nel 1600 spostò la capitale da Cracovia a Varsavia. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Naturalmente quello alle mie spalle, maestoso, è il Castello Reale. All'interno vengono fatte delle mostre temporanee. Noi siamo stati fortunati e 2 anni fa siamo riusciti a vedere una mostra temporanea di Rembrandt. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Sotto il Castello Reale si trovano i giardini reali, molto belli da visitare, soprattutto in primavera ed estate. Vi lasciamo alcune immagini di repertorio che abbiamo fatto 2 anni fa. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We
I giardini del castello sono un luogo di riposo e di relax. Sono circondati da un lato dal maestoso castello e dall'altro si aprono su uno splendido panorama della Valle della Vistola. I giardini si dividono in giardini superiori e inferiori che scendono sotto la collina del castello. Il tempo è prezioso, quindi gambe e spalla che un'altra tappa ci aspetta. Ci troviamo all'interno dei giardini dell'università, una vera oasi di pace e relax immersa nella città. Vi consigliamo di venire a visitarli anche nel periodo autunnale, in quanto i colori sono veramente fantastici. Il tetto della biblioteca universitaria ospita uno degli spazi verdi più belli di Varsavia. Si tratta di un rigoglioso bosco con passerelle, corsi d'acqua e viste magnifiche sulla città. Passeggiando in questo spazio verde potete immergervi nella vegetazione e affacciarvi sulla biblioteca grazie alle pareti trasparenti. Sulla cima il panorama è davvero ampio e ci consente di scorgere le rive della Vistola, lo stadio e i profili dei grattacieli che si stagliano fieri. L'ingresso ai giardini è libero e gratuito e a poca distanza dal centro. Questa uscita dall'itinerario tradizionale è stata davvero una piacevole scoperta. E adesso entriamo nell'ex centrale elettrica di Varsavia, che è stata trasformata in un centro commerciale in stile industrial. Grazie. L'ex centrale elettrica di Varsavia è un luogo affascinante e iconico che rappresenta una fusione riuscita tra storia industriale e cultura contemporanea. Costruita negli anni '20, ha operato come centrale elettrica per molti decenni, fornendo energia alla città di Varsavia. Dopo essere stata abbandonata, negli ultimi anni l'ex centrale elettrica è stata riqualificata e trasformata in uno spazio culturale polifunzionale, preservando molti degli elementi architettonici originali, creando un mix unico di atmosfera industriale e moderna. Oggi l'Elektrovnia Povisle ospita una varietà di negozi, ristoranti e hotel aperti al pubblico. Dai un'occhiata se questo frigo sta consumando troppo, Il modo più comodo per muoversi a Varsavia è con Uber.
Dall'applicazione scegliete dove andare e tempo zero arriva a prendervi l'autista e vi porta a destinazione, bypassando completamente il problema della lingua, poiché inserite già al momento della prenotazione della corsa l'indirizzo dove andare o il luogo di interessi, e in più sapete già quanto vi costerà la corsa. Noi ci siamo sempre trovati benissimo, anche per andare all'aeroporto. E ora con il nostro Uber ci facciamo portare dall'altra parte della città. Siamo nel distretto finanziario di Varsavia, dal quale spuntano i modernissimi grattacieli. Ma siamo qui per un altro motivo. Per mangiare. Chi ci conosce lo sa, e in ogni luogo dove andiamo ormai è tappa fissa una visita all'Hard Rock Café. E secondo voi Varsavia poteva mancare? Per mangiare. Chi ci conosce lo sa, e in ogni luogo dove andiamo ormai è tappa fissa una visita all'Hard Rock Café. E secondo voi Varsavia poteva mancare? Tornate a mangiare alla Rock Café perché l'altra volta è stato buonissimo. Poi hanno un menù senza glutine, quindi safe is the first thing. Ciao belli, buon appetito. E prima di buttarci nella giungla cittadina, un po' di sano rock and roll non poteva certo mancare. Varsavia è il crocevia della modernità in Polonia. Il nuovo si fonde con la storia, i grattacieli si ergono fieri, simbolo del progresso e dell'innovazione. Una particolarità dello skyline di Varsavia è la torre Intercontinental. Essa è caratterizzata dal fatto che gli manchi una porzione di edificio, poiché le case dei vicini, per dargli il permesso di costruire, hanno chiesto all'architetto di permettere alla luce del sole di raggiungere le loro abitazioni, e quindi l'architetto si è inventato questo trucchetto. Grandi aziende come Google hanno scelto Varsavia come loro sede, riconoscendo il suo potenziale e la sua posizione privilegiata nel panorama europeo, in un'atmosfera dinamica che spinge la città sempre più avanti. Varsavia è un crogiolo di creatività e opportunità. I talenti si mescolano nelle strade, nelle conferenze e nelle start-up emergenti. La diversità culturale e l'apertura mentale sono il motore che alimenta l'innovazione qui. Al centro di questa fervente evoluzione architettonica si erge la maestosa Varsavia Tower, un'icona verticale che sfida il cielo e simboleggia l'ambizione e la determinazione di questa città a spingersi verso nuove vette. Con i suoi 310 metri di vetro di acciaio, la Varsavia Tower non solo sovrasta l'orizzonte, ma incarna l'audacia e l'ascesa inarrestabile della modernità di Varsavia, un faro visivo della potenza economica e dell'innovazione in questa città in costante crescita. Siamo all'interno della Torre di Varsavia, come diceva Bea, l'edificio più alto d'Europa, e al suo interno ci sono bar, ristoranti e c'è anche una terrazza panoramica al 45esimo piano, o forse al 53esimo, non lo so. Non abbiamo capito. Adesso cerchiamo di capire Se possiamo salire oppure no. Allora, abbiamo chiesto per poter salire, ma ci hanno praticamente detto che la torre è chiusa, quindi non si può salire alla terrazza panoramica.
Purtroppo questo posto ha dovuto subire l'orrore di una tragica storia. Nel 1940, per ordine delle autorità tedesche, fu eretto il muro che diede origine al ghetto ebraico. Più di 360.000 ebrei di Varsavia vennero portati qui, la maggior parte non ne uscirono più. Nel 1943 ci fu la rivolta del ghetto e gli ebrei si rivoltarono alle autorità tedesche, ma purtroppo solo pochi riuscirono a uscire da questa tragica storia per il mondo intero. Opening night. E per finire questa giornata in bellezza ci siamo concessi questa coccola. Siamo nell'ascensore del Marriott e stiamo salendo alla terrazza panoramica. Quarantesimo. Benvenuti al Panorama Sky Bar, un'esperienza sopra le nuvole. Situato al 40° piano dell'Hotel Marriott di Varsavia, è un santuario per coloro che cercano l'armonia tra l'eleganza e la vista spettacolare. Salendo verso le vette dell'Hotel Marriott ci si prepara per un'esperienza che va oltre l'ordinario. Il Panorama Sky Bar è una fusione di lusso e luci che sconvolgono i sensi. Signori, dal 40° piano dello Sky Bar dell'Hotel Marriott di Varsavia, un cine elegante sulla vista di tutta la città. Ma il vero spettacolo è all'esterno, dove la città si accende sotto gli occhi come un dipinto vivente. Un rifugio per chi cerca un'esperienza senza eguali. Qui tra le nuvole la città si trasforma in un universo incantato che si estende all'orizzonte. Un'ode al lusso e all'eleganza, un viaggio sensoriale in un regno celeste. Benvenuti al Panorama Sky Bar, il paradiso sospeso sopra Varsavia, dove la bellezza è infinita. E soddisfatti da questa esperienza, riprendiamo la via del ritorno. Dobbiamo far vedere che ci siamo perché sennò sembra che non ci siamo. Ci siamo, ci capiterà mai più, però mai dire mai. Andiamo a prenderci l'Uber, poveri. The next morning. Siamo all'interno dei Giardini Sassoni, uno dei parchi più antichi della città. Questo parco fu inaugurato nel 1727 e lui è stato uno dei primi parchi ad essere aperto al pubblico. L'ingresso al parco avviene tramite la grandissima piazza, non so come si pronuncia per cui ve lo lasciamo scritto in sovraimpressione perché non vorrei fare figuracce. E alle nostre spalle c'è un monumento commemorativo del milite ignoto, presidiato dai militari in alto uniforme che ne conservano il ricordo. Il
Palazzo Sassone, richiesto e voluto da Augusto II, è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. L'arco è ciò che rimane del palazzo, distrutto anch'esso dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi giornata nebbiosa per quei di Varsavia. Però anche così la città ha il suo perché e soprattutto i giardini sono affascinanti con questa nebbia. E come un bacio tira un altro, anche un parco ne richiama un altro. Il parco Błażeński si disputa il primato con il parco Villanova come uno dei parchi più belli di tutta Varsavia. Un tempo era la residenza estiva reale, oggi è un parco con all'interno un museo apprezzato dai turisti che vengono a visitare Varsavia. Si può trovare il pavone germano reale come sul lago di Lecco, di Como, la volpe, questo non so che cos'è, un topo, Il rat. il rat, questi non so cosa sono, le carpe e gli scoiattoli. Pausa break perché l'abbiamo mi fa camminare. Allora, siamo stati a questo parco 2 anni fa, era estate quindi i colori erano verdi tutti estivi. Il parco al suo interno presenta un laghetto che nel periodo estivo è navigabile. Prendendo delle barchette di legno tipiche potrete fare un giretto sul laghetto oppure cercando di conquistare il cuore di una vostra amata. Al parco di Varsavia gli incontri non sono mai banali. Tra i sentieri e gli alberi, gli scoiattoli con le loro soffici code rosse trasformano ogni semplice passeggiata in un incontro magico con la natura. Stiamo passeggiando nell'ultima nostra mattinata qui a Varsavia. Adesso ci dirigiamo verso il centro storico per fare l'ultimo saluto al mio amato Barbacani e poi andiamo in aeroporto. Purtroppo quando ci sono delle guerre, delle cose brutte, i primi a soffrire sono i bambini che non c'entrano nulla e che farebbero sicuramente a meno. Il bambino con il fucile rappresenta un po' questo emblema. Da questa Varsavia soleggiante dal nostro albergo Ibis diamo il saluto a questa splendida città, da queste bellissime postoncine dondolanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, per voi non costa niente, per noi tanta soddisfazione, tanta forza di andare avanti e mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Ciao!